Salve a tutti ragazzi, io sono Robyrox e benvenuti come al solito qui nel mio canale. Oggi parliamo di sistemi wireless, ossia di connessione senza fili. Nello specifico parliamo di Swift Audio VT09B, il nuovo sistema di trasmissione per collegare il nostro strumento chitarra o basso al nostro amplificatore o sistema digitale. Quindi innanzitutto lasciatemi ringraziare Swift Audio per avermi inviato il loro sistema wireless, che come vedremo è molto piccolo, molto compatto e anche molto interessante. Quindi ho avuto l'opportunità di provarli, di fare qualche test e ovviamente di registrare questo video che io spero possa essere utile a tutti quanti voi. Ma prima di entrare nel dettaglio andiamo a fare l'unboxing per capire che cosa troviamo all'interno della confezione. Dunque eccoci qui, andiamo a fare l'unboxing. Come vedete la confezione si presenta così, andiamo ad aprirla e voilà. Innanzitutto vediamo cosa troviamo qui. Vediamo sin da subito il ricevitore e il trasmettitore rinchiusi in questa particolare confezione o custodia di plastica. Adesso tra un attimo andremo a scoprirli meglio. Qui dentro abbiamo tutta una serie di documentazione, vediamo un po', tutto veramente ben tenuto in maniera ordinata. Quindi qui abbiamo un manuale che ci spiega come utilizzarli al meglio, come regolarli, come attivarli, ok, con le specifiche tecniche. Molto bene. Qui abbiamo un'altra guida all'uso, in questo caso abbiamo bene o male le stesse cose ma in lingua diversa. Va bene, questo possiamo pure metterlo qui. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo probabilmente dei cavi. Allora abbiamo innanzitutto un laccetto. Ok, sì, è il classico laccio con il quale possiamo fissare, diciamo così. Poi abbiamo questo che invece è il cavo USB, sarà sicuramente di tipo C. Ok, da una parte abbiamo l'USB quello standard, dall'altro abbiamo l'USB di tipo C doppio, che ci servirà dunque per caricare le batterie sia del trasmettitore che del ricevitore. Qui andiamo ad aprirlo, molto particolare sta confezione, andiamo ad aprirlo così e voilà, che particolare. Intanto al tatto devo dire che sono piacevoli, ovvero hanno quella plastica, diciamo così, gomma, ok, che sono antiscivolo sostanzialmente. E dunque, ora che abbiamo visto cosa c'è al suo interno, parliamo un po' di questi due che come vedete sono veramente molto piccoli. Cioè, li vedete, ci stanno in una mano e praticamente l'ingombro è più che altro quello del jack. Interessante il fatto che entrambi si possono piegare a 90 o 45 gradi. Questo mi permette di collegarli praticamente anche in quegli strumenti un po' più difficoltosi, come per esempio la Stratocaster, che sappiamo avere quell'ingresso un po' particolare, ma ovviamente si collegano benissimo ad una Telecaster, ad una Gibson SG, tanto per fare alcuni esempi. Sono molto leggeri. Allora, innanzitutto io li ho pesati, quindi ho lasciato perdere le specifiche, sono andato proprio con la mia bilancia, li ho pesati e questi due qui pesano ciascuno 24 grammi, quindi insieme non fanno nemmeno 50 grammi, quindi veramente 24 grammi sono proprio leggerissimi. Ecco, naturalmente il loro funzionamento è wireless di tipo digitale, trasmettono a 5,8 GHz. Questo è un dato molto interessante e che almeno ad oggi nel 2026 sta diventando un po' uno standard. Sappiamo che praticamente le trasmissioni wireless avvengono ad esempio in analogico tipo UHF, oppure sempre più frequentemente si utilizzano trasmissioni ad alta frequenza, quindi in digitale. Per molti anni si è utilizzato la trasmissione a 2,4 GHz, che è quella più
più comune, quella che per esempio funziona nei nostri router, nei nostri sistemi wireless di casa e in molti altri sistemi di trasmissione di altri brand molto comuni. Ecco, il nuovo sistema da 5,8 GHz è naturalmente sempre un sistema di trasmissione digitale, ma che naturalmente ha una frequenza portante molto più elevata, più del doppio, quindi ci permette in questa maniera di trasmettere ad una frequenza che è, per così dire, meno sporca, ci sono meno interferenze, quindi dal momento che sulle frequenze 2,4 GHz circa ci stanno il Bluetooth degli smartphone, i router wifi di casa, degli alberghi, magari se suoniamo nei locali ci sono anche i tablet per inviare le comande e via dicendo. Ecco, nel 5,8, che praticamente è la banda ancora più superiore, ancora più alta, ecco, quella è una zona già più libera, sebbene è giusto dire che negli ultimi anni si sta popolando anche quella. Comunque, cosa voglio dire? Che se io oggi devo acquistarmi un sistema di trasmissione wireless, a sto punto preferisco prenderlo a 5,8, esattamente come questo sistema qui, in modo da trovarmi in una banda di frequenza alquanto più libera da interferenze e da problemi relativi appunto alla connessione. Poi la sua trasmissione ha un range di frequenza, l'audio viene trasmesso dai 20 ai 20.000 Hz, quindi praticamente è il massimo che un orecchio umano sano e giovane può udire, può sentire, quindi abbiamo praticamente il pieno range di frequenza di un essere umano. Ecco, la trasmissione avviene naturalmente con un minimo di latenza e non è una novità, perché tutti quanti i sistemi digitali hanno ovviamente un minimo di latenza dovuta più che altro al fatto che il segnale viene convertito e riconvertito da analogico a digitale. È una cosa fisiologica, i processori ai loro interni, quindi i loro convertitori, devono comunque fare un lavoro e questa latenza si attesta inferiore a 5,5 millisecondi, che per qualcuno può essere tanto, per qualcun altro invece può non esserlo affatto. Ricordo infatti che un orecchio umano riesce a percepire il ritardo, quindi a distinguere il delay dai 30 millisecondi in su. È anche vero che comunque oltre i 5 millisecondi un orecchio umano sente quel feeling che c'è un qualcosa che non va, che c'è un po' un ritardo, però torno a dire, è una questione molto soggettiva e dipende soprattutto dalla sensibilità di ognuno di noi. C'è chi è molto sensibile a questa cosa, chi invece non lo è affatto. Questo va proprio da una persona all'altra. Sto parlando comunque di valori compresi dai 5 ai 30 millisecondi. Qui siamo a valori inferiori ai 5,5 millisecondi, almeno così è dichiarato nella scheda tecnica. Quindi vuol dire che sì, un po' di latenza c'è, è naturale che ci sia, c'è in qualsiasi sistema digitale esistente. Naturalmente tanto o poco, questo naturalmente è una questione soggettiva propria di ognuno di noi, però era giusto per correttezza dirlo. Bene, una cosa interessante riguarda invece il numero di canali e la distanza, quindi la portata. Bene, il numero di canali sono 6, quindi significa che praticamente nello stesso palco, nello stesso ambiente ci possono essere 6 dispositivi di questi. In automatico i due, quindi ricevitore e trasmettitore, andranno a fare il pairing per trovare il canale libero migliore, quindi con meno interferenze. Quindi potrei essere io chitarrista che ho questo sistema, il bassista ha un altro sistema, sempre Swift Audio, un altro secondo chitarrista anche lui con il suo sistema, e così via fino ad un massimo di 6 nello stesso ambiente. Ecco, la portata, questa è una cosa secondo me molto interessante e che mi ha sorpreso, perché è molto
molto di più di quello che mi aspettavo. Questi qui riescono a comunicare, diciamo così, fino a una distanza di 60 metri. 60 metri, ragazzi, è tantissimo, perché se non voglio fare nomi, ma se andiamo a vedere altri brand anche più costosi e anche più economici, normalmente la distanza di trasmissione si attesta intorno ai 30 metri. 60 metri è tantissimo. Ok, ovviamente anch'io dico, dove devo andare a suonare? Non è che mi metto a suonare a 60 metri dall'amplificatore. Ok, è vero, infatti 60 metri potrebbe essere vista come un'esagerazione, ma è anche vero che avere una portata così ampia significa che comunque l'antenna inclusa dentro qui è veramente molto potente, quindi significa che se ci sono degli ostacoli nel mezzo, loro comunque riescono a comunicare, perché 60 metri devono intendersi in linea d'aria senza ostacoli nel mezzo. Quindi vuol dire che io posso benissimo questi qua tenerli magari con amplificatori, pareti di mezzo, loro comunque riescono a comunicare. Chiaramente per meno di 60 metri, ma comunica. Io ho fatto delle prove, è una roba sensazionale, non me lo aspettavo, quindi secondo me questa è una cosa molto 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 interessante. Al loro interno hanno delle batterie al litio che quando sono in piena carica permettono di funzionare per 4 ore, quindi sicuramente possiamo farci il nostro live, possiamo farci il nostro concerto in tutta tranquillità, perché fino a 4 ore questi funzionano. Chiaramente vengono caricati con il cavetto che abbiamo visto prima, con il cavetto dato in dotazione, che è un semplicissimo cavo USB di tipo C. Dall'altra parte ci basterà mettere un caricabatterie come quelli dei cellulari e li colleghiamo e in automatico loro si caricano in circa 2 ore, quindi in 2 ore carica completa, si esauriscono, quindi la loro batteria ha una vita di 4 ore, esattamente del doppio, quindi ecco, era giusto per dare alcune specifiche tecniche. Ora andiamo a vedere come funzionano, come collegarli e quant'altro. E quindi eccoci qui. Innanzitutto l'accensione è molto semplice, ci basta premere per 2 secondi il pulsante qui sull'alto. Come vediamo il LED che illumina il logo si illuminerà di verde, questo è un colore verde anche se magari a schermo si vede più bianco, e questo sta ad indicare che i 2 dispositivi sono accesi. Bello questo cerchio verde, perché ad esempio anche in un palco con il buio, quindi con le luci magari più tenui, un po' più scuro, si vedono perfettamente. Molto bello, molto interessante. Ecco, allora innanzitutto questi qua sono già connessi, sono già, per così dire, collegati, perché ovviamente l'ho già fatto in precedenza. Se io li voglio fare il pairing, se io voglio fare in modo che i due comunichino insieme, devo premere 2 volte, fare doppio tap, attenzione, tac tac, ed ecco che parte il pairing. Ora io non so se si riesce a vedere, questo fra l'altro ha già completato, c'è praticamente questa coroncina, vedete, di colori, praticamente il LED comincia a ruotare colorandosi di giallo, azzurro, verde e rosso, finché fa la ricerca del dispositivo vicino e del canale di trasmissione migliore. Ora entrambi sono tornati con il LED verde acceso, vuol dire che hanno trovato il loro canale di comunicazione migliore, quindi quello che tra i 6 disponibili è il più libero, è il più, per così dire, pulito da interferenze e quant'altro. È molto semplice. Ecco, per conoscere il livello di batteria, per sapere quanta batteria mi resta, mi basta premere una volta sul pulsante, tac, uno qua, tac, uno là. Come avete visto si sono accesi questi 4 LED posti qui sul fianco. Non preoccupiamoci, dopo circa 10 secondi, come vedete, si spengono in automatico. Quindi la cosa è molto semplice: 4 LED significa che abbiamo il 100% della carica,
3 LED siamo al 75%, 2 LED siamo al 50%, un LED significa invece che siamo al 25%. Quando l'ultimo LED comincia anche a lampeggiare, vuol dire che ci rimangono circa 10 minuti di autonomia, dopodiché il sistema si spegne. Quindi è molto semplice anche verificare lo stato di carica. Bene, tutto qui. Alla fine ci basta spegnerli. Per spegnerli basta premere e tenere premuto per 7 secondi, quindi è un sistema di sicurezza anche questo per evitare spegnimenti accidentali. Per caricare le batterie, naturalmente, come vi dicevo, mi basta prendere il cavetto adeguato, mi basta aprire lo sportellino che ho qui, eccolo lì, collegare un cavo, collegare l'altro alla stessa maniera anche qui, e poi naturalmente questo collegarlo ad un caricabatterie come quello di un cellulare. Sistema dunque molto semplice, molto immediato, non ci sono bisogno di selezionare manualmente canali o quant'altro, si arrangia tutto lui, compatto, semplice, e francamente devo dire, rispetto ad altri che vedo in giro, è anche bello da vedere, perché veramente è una pallina anche abbastanza discreta, che la vediamo lì da una parte dalla chitarra, e a parte il LED che si illumina, vuol dire non balza subito all'occhio, quindi comunque un design molto minimal che secondo me è bello. A me piace. Detto questo, io voglio ringraziare Swift Audio per avermi inviato il VT09B, molto interessante. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi portato a conoscenza di un nuovo dispositivo, perché sì, lo sappiamo, nel mercato ce ne sono tanti, però questo secondo me è bello, è simpatico, è uscito praticamente in questi giorni, quindi ecco, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, cliccate sulla campanellina, iscrivetevi al canale. Se vi va potete fare anche un salto sul mio sito robyrocks.it, dove trovate i link ai corsi che io realizzo e molte altre cose per i sistemi digitali. Detto questo, di nuovo grazie a Swift Audio e ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!